Mi potete dare una mano a capire com'è possibile che in Italia si faccia così fatica a parlare dei temi davvero importanti per il paese? In particolare c'è un tema che a me sta molto caro, ovvero quello dell'immigrazione italiana all'estero, di cui non se ne parla mai. Eppure negli ultimi 10 anni più di 1.300.000 italiani dai 20 ai 34 anni hanno abbandonato l'Italia. Cioè, questo è un numero altissimo, altissimo in un paese che sta sempre più invecchiando e si sta riducendo da un punto di vista demografico, comporterà un problema enorme in futuro. Forse lo sento particolarmente mio e particolarmente vicino perché io faccio parte del gruppo degli italiani che hanno abbandonato l'Italia per lavorare all'estero. E secondo me ci sarebbero anche delle soluzioni, in particolare una, ovvero focalizzarsi sull'innovazione. Se l'Italia diventasse una nazione in grado di sfornare ogni anno moltissimi progetti ad alto valore tecnologico, veramente si potrebbe cambiare questo trend. Cioè, la mia idea è quella di far sì che l'Italia sia in grado di creare start-up di qualità, quindi con le proprie spalle brevetti, ricerca, che inevitabilmente creeranno un sacco di valore per l'ecosistema e per il paese. Piccola premessa: io mi chiamo Federico Lorenzon, lavoro, in Svizzera, ma come sentite magari il mio accento, non ho un accento molto svizzero perché vengo dall'Italia, da Venezia, dove sono cresciuto e dove ho studiato a Ca' Foscari economia, e lì mentre studiavo ho avuto anche modo di lavorare sul mio primo progetto di startup che, mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con l'ecosistema italiano dell'innovazione, che è stato anche uno dei motivi per cui poi sono andato via dall'Italia e sono arrivato qua. Detto ciò, ci tengo a precisare una cosa: la Svizzera, paese numero 1 per quanto riguarda l'innovazione a livello mondiale. Bravi, bravissimi. E questo è dovuto molto al fatto che c'è un ecosistema fortissimo. Il punto è che l'ecosistema che c'è qua non è dovuto al fatto che è un paese, ricchissimo, ma molto è dovuto al fatto che è un paese con la mentalità molto rivolta verso l'innovazione. E la mentalità è un qualcosa che ovviamente possiamo portare anche noi in Italia, possiamo importare. Per questo sto facendo questo video, per condividere, alcune cose. In questo video mi limiterò veramente a pochissime cose perché se ne potrebbe parlare per ore, però ci sono alcune cose che, cavolo, vediamo cosa stanno facendo i nostri vicini e magari possiamo importarle. Secondo me, ehm, il punto principale che ha reso la Svizzera un paese così innovativo è il fatto che per loro è ben chiaro che l'innovazione parte dall'università. Quindi le risorse, le energie devono essere molto rivolte in quella direzione, cosa che in Italia non si fa. In particolare per quanto riguarda i ricercatori, è ben noto come chi fa il ricercatore intanto fa molto fatica a trovare la posizione, i budget sono molto ridotti e i salari sono ancora più ridotti. Ecco, qua invece viene presa molto sul serio e questo permette di avere persone con grandissimi talenti che lavorano su progetti che poi creano startup. Perché ovviamente nel momento in cui lavori per anni su delle cose, su delle molecole, su varie tecnologie, che poi sei in grado di creare magari delle licenze, dei brevetti, ecco che poi potrei creare delle startup che una volta che andranno sul mercato avranno le spalle molto più larghe, perché sono basate su cose molto più forti, quindi hanno delle value proposition veramente di livello. Quindi questa cosa è già molto interessante, focalizzarsi sull'università, focalizzarsi sulla ricerca. Però ci sono 2 cosucce che secondo me l'Italia potrebbe importare che non sono così complesse. Una è Innosuisse, ovvero qua c'è un'azienda governativa che si chiama Innosuisse, che ha un budget all'anno che spartisce fra tantissime aziende pubbliche e private, che con questo budget devono realizzare corsi di formazione per imprenditori, per persone che vogliono diventare imprenditori. Sembra una sciocchezza questa, però in realtà le persone che partono con un progetto di startup dall'università non hanno quasi mai soldi da investire, su advisory, coaching, perché i pochi soldi che hanno li vanno a investire sullo sviluppo del progetto. Però se è lo Stato che ti fa fare dei corsi di formazione gratuiti, non solo sei in grado di capire che step devi fare per sviluppare il tuo progetto, ma sei anche in grado di capire se il tuo progetto ne vale la pena o meno, perché hai persone che ti con un'esperienza magari di molti anni ti aiutano in questo e magari ti è anche più facile capire
dove devi modificare il progetto, perché magari la tecnologia è quella giusta, però il modo in cui lo proponi, il business model è sbagliato. Quindi questa struttura, questi tipi di programmi, se li portassimo in Italia sarebbe straordinario. Il secondo punto sono tutti quei programmi che esistono qua in Svizzera, costruiti appositamente per supportare i progetti che nascono nelle università, per dargli la possibilità di presentarsi al mercato con le spalle più larghe. Perché questo è un problema che ho riscontrato in Italia, quando avevo la mia startup. Ovvero, io avevo bisogno di capitale, avevo bisogno di fare network, avevo bisogno di molte cose, però ovviamente su un progetto ad alto valore tecnologico, su cui veramente stavamo sviluppando tante cose, andare a parlare con investitori, quindi venture capitals, angels o aziende in una fase troppo embrionale, perché ovviamente ci servivano magari, risorse per portare avanti lo sviluppo del progetto, ecco, creava un grosso problema, perché se ci si presenta a queste figure in una fase in cui non si ha magari un prodotto o il prodotto è troppo acerbo e si fanno magari degli accordi con questi players, gli accordi saranno molto sbilanciati e questo non va bene né per la startup e né per le altre parti. Invece in Svizzera ci sono una serie di programmi di formazione, di finanziamento, di network, costruiti appositamente per far sì che le startup non abbiano bisogno di interfacciarsi da subito con questi players esterni, ma abbiano la possibilità di essere un po' accompagnati nei primi passi di sviluppo, per far sì che possano parlare con questi players nel momento in cui davvero sono pronti, davvero sono in grado di fare degli accordi, validi per amber le parti. Un esempio di programma, Venture Kick. Venture Kick è un programma di finanziamento con l'idea di dare supporto a tutti i progetti che dall'università vogliono andare sul mercato e hanno bisogno di un po' di supporto finanziario. La struttura di Venture Kick è straordinaria, perché non è un venture capital. È costituito da, essenzialmente, in cima ci sono dei donators, quindi aziende, grandi aziende, famiglie, eccetera, che mettono soldi dentro una fondazione. La fondazione poi utilizza quei soldi lì per investire in startup che si stanno costruendo dentro l'università. E questo permette di finanziare le startup con condizioni molto più startup friendly. Non essendo un venture capital con l'obiettivo di fare soldi, permette veramente di dare un po' più aria ai progetti e a prepararli per il mercato. Infatti, in 15 anni, Venture Kick, ha supportato più di 1000 startup e queste startup, seppur fossero prese in una loro fase molto embrionale, quindi tecnicamente ad alto rischio, hanno generato più di 13.000 posti di lavoro e sono riusciti a fare, raccolte di fondi per oltre 8 miliardi. Quindi da cose molto piccole, ora son diventate cose che progetti, startup, aziende che veramente creano valore per il paese. Come Venture Kick, in Svizzera ci sono tantissimi programmi simili che offrono tantissime altre cose, però veramente l'Italia potrebbe cominciare a discutere e valutare se si possono fare cose simili, perché in Italia abbiamo programmi di vario tipo per il supporto di startup dall'università. Il problema è che o sono troppo piccoli, quindi il supporto che danno è troppo piccolo, oppure sono già venture capitals, quindi devono farci soldi, quindi non sono in grado di dare il supporto giusto alle startup in una fase così embrionale. Ecco, con questo video volevo solamente lanciare un primo sasso, volevo solamente magari riuscire a aprire un dibattito, riguardo questo tema. Fatemi sapere cosa ne pensate in primis, per quanto riguarda l'ecosistema italiano e se alcune delle cose che vi ho proposto magari, sono, interessanti per voi, se avete curiosità, se volete che vi parli un po' più nello specifico dei vari programmi. Fatemi sapere tutte queste cose qui sotto nei commenti e a presto.